Ciao a tutti, io sono Andrea e nel mio canale parlo male delle mie passioni. Nel video di oggi torniamo in America, dove eravamo già arrivati seguendo le avventure di Eric il Rosso. Stavolta però ci sposteremo un po' più a sud, lungo la cordigliera nelle Ande e quindi nella parte meridionale del continente. È qui che sorse il popolo Inca, creatore di un impero che si estendeva per un totale di 2 milioni di chilometri quadrati. Era un impero vastissimo quindi, organizzato con un forte potere centralizzato e concentrato nella capitale Cusco, non l'imperatore, e la cui burocrazia, la cui economia era basata principalmente sull'agricoltura e sulla manifattura, ma soprattutto da una burocrazia organizzata e gerarchica, il cui compito era redistribuire le quote di lavoro e distribuire i beni. Questa burocrazia era molto forte, nonostante gli Inca, a differenza di altri popoli, non svilupparono mai un sistema di scrittura. Le informazioni infatti venivano registrate attraverso il quipu, una parola che in quechua significa nodo e che consisteva in una serie di corde intrecciate tra loro in un sistema a volte molto complicato. Nel corso del video vedremo in cosa consisteva questo sistema di memorizzazione, ma soprattutto in che modo gli Inca lo utilizzarono per costruire e gestire il proprio impero. Dopo una rapida introduzione alla loro storia, ma soprattutto dopo l'uomo sigla. Boom, baby! Quando parliamo di Inca in realtà ci riferiamo al popolo Quechua, una piccola tribù che nel corso del XV secolo si estese lungo tutta la costa del Pacifico creando il più grande impero dell'America meridionale. Questo impero si estendeva nelle zone delle attuali Bolivia, Ecuador, Perù, Cile e il nord dell'Argentina e si chiamava Tawantinsuyu, che in Quechua significa le quattro parti del mondo. Oh, se nei video non metto il nome complicato non so contento, mannaggia. Ok. Il termine Incas fu dato dagli spagnoli e deriva dal vocabolo Inca, che in lingua quechua significa imperatore, quindi per intenderci è come se dovessimo chiamare gli antichi egizi faraoni. Il termine non è storicamente corretto, ma li chiameremo Inca per comodità. Gran parte della popolazione era dedita all'agricoltura, in particolare coltivavano patate, quinoa e mais, utilizzando tecniche di coltivazione come i terrazzamenti, che ottimizzavano la coltivazione in una zona prevalentemente montuosa. Un altro settore molto avanzato era quello manifatturiero. Si producevano tessuti, ceramiche e oggetti di metallo, soprattutto in oro ed argento. Quest'ultimi erano molto importanti soprattutto per scopi rituali. Infatti la religione presso gli Inca aveva un valore molto importante. Venivano venerati tantissimi dei e le cerimonie religiose servivano a mantenere l'ordine cosmico e la prosperità. Come abbiamo già accennato, questo impero era molto vasto e in gran parte montuoso e le diverse zone si potevano raggiungere attraverso una rete intricata di strade e di messaggeri che correvano da una parte all'altra dell'impero. Lo Stato aveva un potere forte e centrale ed era gestito da un ceto di burocrati che divideva le ore di lavoro e distribuiva le risorse. Nonostante l'amministrazione fosse avanzatissima, gli Inca non svilupparono mai un sistema di scrittura che, come sappiamo nel corso della storia, è risultata fondamentale per questo tipo di attività ed esigenze. Anzi, è proprio il bisogno di gestire l'economia che ha portato alla nascita della scrittura. A differenza della scrittura, gli Inca svilupparono un altro sistema per mantenere l'informazione, il quipu. Esso consisteva in un sistema di corde legate tra di loro in cui c'era una corda principale posta orizzontalmente e tante altre corde verticali su cui erano fatti dei nodi. Questi nodi corrispondevano a informazioni diverse e permettevano ai funzionari addetti alla loro creazione, che si chiamavano quipu kamayok, sempre, non potevo fare il gaming io, giocare a Minecraft, non potevo fare Minecraft io, chiamati Quipu Kamayok, di tenere traccia di tutto quello che avveniva nelle zone dell'impero. Questo sistema di raccolta dati affascinò un po' gli spagnoli, che infatti quando entrarono in contatto con gli Inca cercarono in ogni modo di decifrarli. Nonostante gli sforzi però non riuscirono a decifrarli del tutto e infatti forse anche per quello che li bruciarono, magari rosicavano, non lo so. Mi immagino tipo il topo di Cenerentola che snoda la coda tutta intrecciata, non so, immagino così. In realtà no, se li bruciarono è perché pensavano che fossero oggetti magici e religiosi, quindi pagani. Ora però è il momento di vedere nel dettaglio come funzionavano.
La lunghezza delle corde secondarie era variabile, ma era comunque sempre minore rispetto a quella della corda principale, questo per fare in modo che il quipu si potesse arrotolare e quindi poi trasportare con più facilità. Per distinguere un quipu dall'altro si potevano utilizzare degli oggetti ornamentali, come ad esempio delle piume colorate. Per quanto riguarda la composizione, erano di materiali diversi, come ad esempio cotone, lana di alpaca o addirittura capelli. Ogni corda secondaria era poi divisa idealmente in parti diverse ed ognuna corrispondeva alle centinaia, alle decine e all'unità. Un'altra variabile era data dai colori, che potevano variare da cuipo a cuipo, da cordicella a cordicella, ma anche ogni singola corda poteva avere colori diversi. I nodi invece potevano avere forme diverse e potevano essere girati verso destra o verso sinistra a seconda delle esigenze, non si sa benissimo quali. Poi, se serviva a modificare le informazioni, potevano essere tranquillamente sciolti e poi fatti di nuovo. Nei cuipo quindi le informazioni variavano non solo in base al numero dei nodi, ma anche alla loro disposizione, alla distanza tra le corde, ai colori e così via. Questo diverso tipo di combinazioni davano origine appunto a tantissimi tipi di informazioni diverse, come ad esempio, censimenti della popolazione o numero di capi di bestiame a disposizione di una famiglia o di un villaggio, le quote di lavoro che dovevano essere fatte in un tot ore di tempo e così via. Facciamo l'esempio con il cubo semplice, per il quale ringrazio mio fratello Edoardo per averlo disegnato. Supponiamo che in questo cubo dobbiamo riportare il numero di animali presenti in un villaggio: 111 pecore, 112 mucche e 212 galline. Nella prima corda, partendo dall'alto, faremo un nodo per le centinaia, un nodo per le decine e un nodo per le unità. Nella seconda, un nodo per le centinaia, un nodo per le decine e 2 per le unità. In questo caso il nodo è arrotolato ad 8, quindi vengono fatti fare 2 giri e chiuso in un unico nodo. La stessa cosa lo faremo con la terza, in questo caso 2, 1, 2. Per quanto riguarda la quarta corda abbiamo il totale di tutte le altre corde e quindi 435. Se il numero da riportare era 0, in quel caso quella zona veniva lasciata vuota semplicemente. Questo sistema ci fa ben capire come i cuipu fossero fondamentali per gestire l'impero, soprattutto considerando come le diverse zone avessero delle caratteristiche climatiche ma soprattutto economiche molto diverse. La cosa curiosa è che in questo sistema di nodi venivano anche raccolte a volte delle informazioni riguardanti guerre, alleanze, strategie, oppure la successione degli imperi o quello che accadde durante un anno specifico. I cuipu erano anche molto versatili e quindi potevano essere piegati, messi nelle borse e fatti mandare insieme ai messaggeri e rendere più rapide le comunicazioni. I cuipu erano un sistema molto complesso, come potete ben capire, e furono non pochi gli studiosi e ricercatori che cercarono di analizzarli e decifrarli. Alcuni studi archeologici li fanno risalire più o meno al 650-750 d.C., anche se nel 2005 sono stati trovati dei proto-cuipu che fanno addirittura pensare che le prime forme fossero nate 2500 anni prima di Cristo. Quindi possiamo dire che non furono gli Inca a creare i cuipu, ma furono i cuipu a creare l'impero Inca. Tra i vari ricercatori che hanno cercato di analizzare i cuipu ci sono i professori universitari Marcia e Robert Asher. Prendendo in esame più di 200 cuipu hanno capito in che modo essi variassero in base alla forma e alla disposizione dei nodi, in base al colore e in base alla lunghezza degli intrecci. In particolare furono proprio loro a notare come nei cuipu numerici i nodi erano organizzati in base a un sistema in cui venivano identificate unità, decine e centinaia. Analizzando i cuipu numerici hanno anche ipotizzato che si poteva trattare di strumenti che aiutavano la memoria e quindi da integrare direttamente ad una lingua che purtroppo è perduta per sempre, quindi molte di queste informazioni purtroppo sono perdute. Un'ulteriore svolta agli studi dei cuipu ci fu nel 2016, quando Manuel Medrano, un giovane studente dell'Università di Harvard, rimase affascinato dagli studi di Gary Harton, uno dei massimi studiosi di cuipu al mondo. Nel corso dei suoi viaggi Harton ne aveva raccolti più di 900 e li aveva raccolti in un database per cercare di capire cosa trattassero. Mentre stava studiando alcuni cuipu riconducibili al Perù nord-occidentale del XVII secolo, Harton si rese conto che le informazioni al loro interno erano simili a quelle di alcune fonti spagnole dello stesso periodo e della stessa area geografica. Harton espose le sue scoperte in una lezione nel 2016, nel quale era presente proprio Medrano, che si interessò all'argomento e chiese ed ottenne dal professore il permesso di accedere al database.
Partendo dagli studi fatti dal suo professore, Medrano riuscì a tracciare degli schemi e scoprire che i nodi e il colore dei cuipu erano riconducibili a informazioni e a persone diverse, ma soprattutto che un cuipu poteva riportare informazioni riportate in un altro cuipu. Quindi i cuipu non riportavano informazioni singole, ma quelli anche di tanti altri cuipu. Ad esempio un nodo si riconduceva a un altro e così via. Ovviamente questi sono alcuni degli studi e sono solo accennati, altrimenti il video durerebbe 1 ora e mezza e Emiliano mi ucciderebbe. Vero Emiliano? Confermi? Vi fa il cenno di sì. I cuipu quindi sono avvolti ancora molto nel mistero e purtroppo si appoggiano a una lingua che, come dicevamo prima, è morta nel tempo o comunque è rimasta con deboli tracce. Oggi i cuipu vengono ancora realizzati e conservati, ma hanno perso quasi del tutto la loro valenza pratica, rimanendo degli oggetti ornamentali o comunque legati a dei rituali. Per interpretarli non abbiamo nemmeno a disposizione una stele di rosetta, chiamiamola così, cioè quello strumento, quella lastra che era servita agli europei a decifrare i geroglifici. E questo è veramente un peccato, perché questi strumenti vorrebbero dirci molto sulla vita degli Incas, sulla loro organizzazione, sulla loro storia, ma soprattutto come erano prima della storia dell'invasione degli spagnoli, quali furono le loro reazioni, le loro emozioni a questo avvenimento. Inoltre le uniche fonti a disposizione sono quelle degli spagnoli, che ebbero a che fare con una cultura completamente diversa e considerata inferiore. Per i popoli antichi è e sarà così per sempre, o almeno per molto tempo, perché chissà, magari nuove scoperte o nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale potranno aiutarci a decifrare meglio qualche fonte. Chissà, staremo a vedere. Questa in generale era la storia dei cuipu, quindi vi invito ad approfondire l'argomento, a lasciare un mi piace e scrivere una vostra opinione nei commenti, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!